Oggi vi propongo una cheesecake in una versione originale che contiene un ingrediente speciale, l'alga spirulina. Siete curiosi? Vi faccio vedere come si fa. Per prima cosa mettiamo in ammollo in acqua molto fredda la gelatina alimentare. Possiamo anche tagliarla in due nel caso sia troppo lungo il foglio. Facciamolo con le forbici e non spezziamole, perché se lo facciamo a mano magari qualche pezzettino potrebbe andare a finire nell'acqua e poi non lo recuperiamo più. Li immergiamo completamente nell'acqua fredda e aspettiamo una decina di minuti perché si ammorbidiscano. Noi nel frattempo ci dedichiamo alla base della cheesecake. Mettiamo i biscotti secchi dentro ad un cutter e frulliamo. Aggiungo il burro fuso e frullo per qualche altro secondo. E questo è il risultato. Qui ho un anello di 20 cm di diametro, l'ho imburrato e ci ho appiccicato dell'acetato sui bordi. Questo è molto importante per poi sformare successivamente la nostra cheesecake. L'ho poggiata su una teglia e qui sotto ci ho messo un foglio di silpat, ma potete usare anche della carta forno. Metto all'interno i biscotti e li distribuisco con un cucchiaio. Pressiamo bene con il dorso, oppure potete anche aiutarvi con un batticarne, in questo modo. Dobbiamo fare raffreddare la base, quindi anche compattarla. Possiamo metterla in frigorifero oppure in freezer per un risultato più veloce. Come vedete la gelatina alimentare è diventata molto morbida. Se è reidratata, la scolo. Scolandola dentro ad un setaccio recuperiamo anche pezzettini piccolini che magari si sono formati durante il taglio della gelatina alimentare. In un pentolino verso la panna e la faccio scaldare e aggiungo anche lo zucchero semolato e mescolo per scioglierlo. Lo zucchero si è sciolto e la panna è calda. Possiamo inserire la gelatina alimentare che si scioglierà in veramente pochi secondi. Spengo il fuoco e lascio intiepidire. In una ciotola unisco yogurt greco, mascarpone e formaggio spalmabile. Ammorbidisco un po' i tre ingredienti e unisco il composto di panna, gelatina alimentare e zucchero. Mischio tutto con una frusta. Quando il composto sarà bello liscio, cremoso e soprattutto senza grumi, ci siamo. Ho diviso il nostro composto in due ciotoline. Aggiungo nel composto da 800 g 3 g di alga spirulina, mentre in quello da 400 1 grammo solo. Per sciogliere eventuali grumetti diamo una frullata con il frullatore di immersione. Eccoci qua, ho diviso il composto da circa 800 g in due parti uguali e adesso possiamo comporre la nostra cheesecake. Mettiamo sulla base di biscotti metà del composto più scuro. E adesso lo portiamo in freezer a rassodare completamente. Trascorsa almeno una mezz'ora in freezer, quindi quando la superficie sarà bella soda, possiamo mettere lo strato quello più chiaro, proprio nel mezzo. Lo versiamo sopra. E quando la superficie sarà bella liscia, portiamo la torta in freezer per un'altra mezz'ora. E facciamo l'ultimo strato con il composto più scuro. Battiamo e in freezer. Una volta congelata la torta potete sfilare l'anello e togliere l'acetato e poi per servirla dovete lasciarla a temperatura di frigorifero, ovvero 4 gradi. Lasciatela ammorbidire ma tenendola in frigorifero. E adesso possiamo decorarla. Per la decorazione io ho scelto della panna. Ho lasciato della panna color naturale e poi l'ho colorata degli stessi colori della torta, quindi un verde più chiaro e un verde più scuro. Qui abbiamo dei fiorellini di pasta di zucchero, qui dei piccoli biscottini. Iniziamo quindi la decorazione.
Ecco la nostra cheesecake all'alga spirulina, avete visto che bellissimo colore? La preparazione è davvero semplice, ma sono sicura che stupirà tutti i vostri ospiti, grandi e piccini. Io non vedo l'ora di assaggiarla.